Benvenuto su questo video. In questo video viene trattato il problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza o affermazioni metafisiche della filosofia e della religione. In particolare verrà dato rilievo a due punti di vista del metodo scientifico molto diversi tra di loro e quasi opposti, quali il verificazionismo ed il falsificazionismo. Il rispetto dell'uomo nei confronti della scienza è una delle caratteristiche più peculiari della civiltà umana da alcuni secoli. Ma cosa distingue la conoscenza scientifica dalla superstizione, dall'ideologia o dalla pseudoscienza? La Chiesa scomunicava i copernicani, il Partito Comunista Sovietico perseguitava i mendeliani, dichiarando che le loro dottrine fossero pseudoscientifiche. E dunque il problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza non è semplicemente una questione di filosofia da salotto, ma è di vitale importanza in ambito sociale, economico e politico. Diversi filosofi e scienziati hanno tentato di risolvere il problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza in questi termini: una affermazione costituisce conoscenza, se un sufficiente numero di persone vi credono con sufficiente fermezza. Ma la storia del pensiero ci ha insegnato che molte persone, nei vari secoli, erano assolutamente convinte di credenze assurde. Se la fermezza delle credenze fosse il tratto distintivo della conoscenza, dovremmo annoverare tra la conoscenza scientifica alcune credenze sui demoni, angeli, diavoli, paradisi ed inferni, maghi, streghe, eccetera. Gli scienziati, invece, sono molto scettici anche delle migliori teorie. La teoria della gravitazione di Newton è la più potente teoria che la scienza abbia mai prodotto, eppure egli stesso non credette mai che i corpi si attraessero tra di loro a distanza. Quindi nessun grado di attaccamento ad una teoria la rende conoscenza. Un vero atteggiamento scientifico comprende un certo scetticismo anche nelle teorie più accettate. L'attaccamento cieco ad una teoria non è una virtù, ma un atto di fanatismo. Così un'affermazione può essere pseudoscientifica pur se estremamente plausibile e tutti vi credono, e può essere scientificamente rilevante anche se poco plausibile e nessuno vi crede. Una teoria può essere di enorme rilevanza scientifica sia che nessuno la comprenda, sia che nessuno vi creda. La validità conoscitiva di una teoria non ha nulla a che fare con l'influenza psicologica che essa esercita sulle menti delle persone. Fiducia, attaccamento e comprensione sono stati della mente umana, ma l'oggettivo valore scientifico di una teoria è indipendente dalla mente umana che l'ha creata o la comprende. Il valore scientifico di una teoria dipende solamente dal supporto oggettivo che le sue tesi trovano nei fatti. Come disse David Hume, se ci arriva nelle mani qualche volume, per esempio di teologia o metafisica scolastica, ci dobbiamo domandare: contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? No. Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto o di esistenza? No. Allora, gettiamolo nel fuoco, perché non contiene che sofisticherie ed inganni. Quindi alla base di un metodo scientifico vi è il ragionamento sperimentale, cioè un metodo che consiste nella raccolta di dati tramite l'osservazione e l'esperimento al fine di formulare ipotesi e teorie. Quindi il metodo scientifico è la modalità con cui la scienza indaga sulla realtà ed è il metodo più affermato per raggiungere una conoscenza della realtà affidabile e verificabile. Ma cos'è dunque esattamente il ragionamento sperimentale? Se guardiamo alla vasta letteratura del XVII secolo sulla stregoneria, è piena di attente osservazioni e testimonianze giurate, anche di esperimenti. Ad esempio Joseph Glanville, filosofo della Royal Society degli inizi, nella sua opera Il Sadducismus Triumphatus, Glanville si scagliava contro lo scetticismo nei riguardi dell'esistenza della stregoneria e delle streghe, e teorizzava che si deve ammettere l'esistenza del sovrannaturale, indagabile anche con la ragione. Nel ragionamento scientifico, le teorie vengono confrontate con i fatti, e uno dei presupposti centrali nel ragionamento scientifico è che le teorie debbano essere sostenute dai fatti. Ma esattamente come possono i fatti sostenere la teoria? Sono state proposte molte diverse risposte. Trovare una soluzione al problema della demarcazione ha importanza non solo nell'ambito strettamente teorico, ma anche in campi pratici e quotidiani. Distinguere tra ciò che è scienza da ciò che non lo è ha una grande rilevanza economica. La ricerca scientifica richiede ed è incentivata da investimenti, ed esiste il rischio di utilizzare questi fondi in progetti non scientifici, rallentando di fatto il progresso della scienza. Trovare un criterio univoco ed universalmente accettato di distinzione tra scienza e pseudoscienza è un ottimo modo per avere un oculato ed efficace utilizzo delle risorse economiche nella ricerca, rappresentando quindi un efficiente strumento per lo sviluppo delle scienze.
Scoprire cosa distingue una teoria scientifica dalle altre forme di conoscenze permette di dare agli scienziati un criterio certo per sviluppare teorie senza correre il rischio di scadere nella pseudoscienza. È necessario, quindi, avere un criterio certo ed univoco per non sconfinare oltre i limiti della scienza. Infine, tenendo conto che buona parte delle decisioni della magistratura si fondano sulle conoscenze scientifiche, trovare un chiaro criterio di demarcazione con le conoscenze non scientifiche evita possibili intrusioni di queste ultime nelle indagini degli organi giudiziari. Trovare una soluzione al problema della demarcazione, quindi, ha anche una notevole importanza in fase di indagine giudiziaria. Il primo esempio nella storia di un problema di demarcazione sia nella Grecia antica, quando ci si pose il problema di distinguere la vera conoscenza dall'opinione. Tuttavia il primo pensatore che si pose in modo sistematico il problema di distinguere tra ciò che l'uomo può conoscere da ciò che è semplice supposizione o fede fu il filosofo Immanuel Kant, che con il suo approccio critico cercò di distinguere il campo scientifico da quello metafisico. Egli, dunque, può essere definito come il precursore di questo problema. Il problema della demarcazione è nato esplicitamente nel 1874, quando John William Draper descrisse la storia della scienza come perenne conflitto nei confronti della religione. Questa impostazione fu ulteriormente rafforzata da personaggi come Andrew Dickson White. Grazie al loro lavoro furono evidenziati numerosi conflitti tra la conoscenza scientifica, aperta a nuove scoperte, e il dogmatismo religioso, succube del principio di autorità. Nel corso del XIX secolo, il rapporto tra queste due differenti concezioni era piuttosto conflittuale, soprattutto in seguito alle scoperte di Charles Darwin in materia di evoluzione, che si scontravano con il creazionismo, difeso a spada tratta dalle chiese cristiane. Una volta separata la scienza dalla religione, tuttavia, si poneva il problema di cosa distinguesse questi due ambiti. Inoltre, da Galileo ad oggi, la scienza si è evoluta e si è articolata in sempre nuove discipline, rendendo difficile definire una precisa metodologia universalmente applicata ed applicabile nelle diverse discipline. Ed il metodo di demarcazione, inoltre, può essere usata per riferirsi a concetti sensibilmente diversi. In particolare, è possibile distinguere due significati principali, anche se esistono molte sfumature e non è possibile trovare una vera e propria soluzione di continuità fra i due concetti. Da una parte, si può intendere il metodo scientifico in un senso astratto, come l'insieme dei criteri, teorici ma anche operativi, sulla base dei quali un risultato, teorico o sperimentale, può essere considerato effettivamente scientifico e deve essere accettato come tale dagli altri scienziati e in generale dallo Stato. Si pensi, per esempio, all'utilizzo di prove scientifiche in tribunale. Dall'altra, il metodo scientifico può riferirsi non alle caratteristiche in base alle quali un certo risultato è considerato scientifico, ma al percorso concretamente seguito per raggiungere il risultato stesso e riferirsi, quindi, più squisitamente alla pratica quotidiana e concreta dello scienziato, o almeno alla pratica adottata dalla comunità scientifica nel suo complesso, nella sua attività di ricerca. In particolare, si tratterebbe di quei criteri che permetterebbero di distinguere un discorso scientifico da un discorso metafisico, religioso o pseudoscientifico. I primi a dare una risposta a questa domanda furono i membri del cosiddetto Circolo di Vienna, centro della corrente filosofica del positivismo logico. Essi teorizzarono come metodo per mettere alla prova la validità di una teoria il criterio di verificabilità. Il criterio di verificabilità fa affidamento sull'esperienza come strumento per determinare la validità delle affermazioni di una teoria, cioè una teoria è valida per qualunque individuo, se e solo se convalidata da esperimenti, altrimenti è senza senso. Essi in prima analisi fecero delle distinzioni fondamentali. Riconobbero, infatti, due fasi fondamentali nel processo di formazione di una conoscenza scientifica, la scoperta e la sua giustificazione. Per ciò che riguarda il primo aspetto lasciarono lo studio agli psicologi, in quanto l'intuizione che è alla base di una scoperta non sembra essere riconducibile a schemi logici analizzabili e, quindi, non è studiabile. La seconda fase è riconducibile ad un'analisi prettamente logica sulle relazioni esistenti tra i dati sperimentali e l'ipotesi considerata. I membri del Circolo di Vienna, poi, distinsero tra enunciati analitici ed enunciati sintetici, considerando i primi come quelli a priori della logica e della matematica che sono indipendenti dall'analisi empirica della realtà e quindi sono veri indipendentemente da essa, mentre i secondi derivano dall'esperienza. Gli enunciati analitici, pur non essendo fondati sull'osservazione, sono utilizzati, però, come base degli enunciati sintetici, propri delle scienze e con significato empirico. Un esempio di questo rapporto è dato dall'utilizzo che fa la fisica,
che si basa su enunciati sintetici, della matematica, delle sue leggi e del suo linguaggio. Secondo i positivisti del Circolo di Vienna, cioè, una conoscenza può essere considerata scientifica se utilizza enunciati sintetici. Analizzando ulteriormente il processo di formazione della conoscenza scientifica, i membri del Circolo di Vienna arrivarono alla conclusione che una conoscenza, per essere definita scientifica, dovesse seguire lo schema: problema, ipotesi, deduzione, verifica. Se i primi tre passaggi sono comuni praticamente a tutte le conoscenze, la caratteristica distintiva della scienza dagli altri tipi di conoscenza doveva essere la fase della verifica. Secondo i membri di tale circolo, cioè, una verità era scientifica se prevedeva situazioni la cui osservazione la confermasse. Secondo questi filosofi della scienza, dunque, il problema della demarcazione si risolveva nel ricercare quei enunciati che avessero un significato empirico e che prevedono fatti nuovi, non concepiti precedentemente, da verificare sperimentalmente l'esistenza. Questa teoria è chiamata verificazionismo perché, secondo questo modo di vedere, la condizione necessaria e sufficiente a dare il valore di verità scientifica ad un'affermazione è una sua verifica sperimentale, cioè il suo avere una base empirica o, per utilizzare i termini utilizzati dai membri del Circolo di Vienna, avere un significato empirico. Un problema di questa concezione era la sua incapacità di distinguere la scienza dall'arte, anch'essa basata su una conoscenza empirica della realtà, anche se espressa in modo artificiale e soggettivo. Il punto debole maggiore del verificazionismo è che non è possibile effettuare tutti i possibili esperimenti che verificano una teoria e quindi rimane aperta la possibilità che non si può escludere che ci possa essere in futuro una esperienza che confuta la teoria anche se c'erano stati moltissimi esperimenti che la verificavano. Come diceva Albert Einstein, nessun esperimento potrà dimostrare che ho ragione, un unico esperimento potrà dimostrare che ho fatto un errore. In seguito alle teorie dei positivisti e all'approccio di Einstein e nel tentativo di definire un metodo scientifico valido anche nel campo delle scienze umane, i filosofi hanno cercato nuovi punti di vista ed un importante contributo è venuto da Karl Popper con la sua pubblicazione, Logica della scoperta scientifica. Rifacendosi a Kant, Popper respinse l'approccio induttivo del positivismo logico, affermando che un metodo scientifico, per essere tale, deve essere rigorosamente deduttivo, e ribadì come la conoscenza sia un processo essenzialmente critico. Aderendo alla corrente del realismo, Popper accolse dalla tradizione aristotelico-tomista l'ideale della verità come corrispondenza ai fatti. La verità, secondo Popper, è una, oggettiva e assoluta, ed esiste sempre una teoria in grado di descriverla. Egli distinse tuttavia tra la possibilità oggettiva di approdarvi, che può avvenire anche per caso, e la consapevolezza soggettiva di possederla, che invece non si ha mai. Noi non possiamo mai avere la certezza di essere nella verità, ma solo nell'errore. L'ideale della corrispondenza ai fatti è però un ideale regolativo che deve sempre guidare lo scienziato, attraverso lo strumento della logica formale. Ad esempio, due proposizioni in conflitto tra loro non possono essere entrambe vere. Quindi Karl Popper si dichiarò in disaccordo con le idee dei filosofi del Circolo di Vienna. Partendo dai limiti del verificazionismo, ed in particolare dalla critica che David Hume aveva fatto al procedimento induttivo, largamente utilizzato dai verificazionisti, egli arrivò a una conclusione: la scienza si distingue dal resto delle conoscenze non per la sua dimostrabilità ma per la sua falsificabilità, cioè deve prevedere le condizioni che se si verificano la confutano. Nel suo discorso, La scienza, congetture e confutazioni, infatti, dice, il criterio dello stato scientifico di una teoria è la sua falsificabilità, confutabilità e controllabilità. Per spiegare questa sua posizione bisogna considerare che, per avere la certezza della verità di un'affermazione, sarebbero necessarie infinite osservazioni. Questo avviene perché, per provarne la validità universale, sono necessarie infinite verifiche. Infatti, per quanto un'affermazione possa trovare delle conferme, corre sempre il rischio di essere smentita da un'unica osservazione che la contraddica. Risulta, dunque, più facile e più sicura la ricerca di un'osservazione contraria alla teoria esposta che, appunto, la falsifichi. Esiste, cioè, una simmetria tra la verificabilità e la falsificabilità di una teoria, vista la differenza di osservazioni necessarie nei due casi. Popper portò come esempio la teoria della relatività di Albert Einstein. Durante l'eclissi solare del 29 maggio 1919 si notò una curvatura della direzione della luce proveniente da una stella provocata dal campo gravitazionale del Sole, esattamente come previsto dalla teoria di Einstein. Se l'osservazione avesse dato un risultato diverso da quello previsto, invece,
si sarebbe dovuto ammettere la falsità della teoria della relatività generale. Un altro esempio portato fu quello che deriva dall'analisi di Hume sul metodo induttivo. Hume, infatti, considerò il metodo induttivo errato perché l'osservazione di un fenomeno sempre uguale, nell'esempio di Hume, cigni sempre bianchi, non può darci la certezza che questo sarà sempre vero. Nell'esempio dei cigni la prova si ebbe quando si scoprì l'esistenza di cigni neri. In questo caso si è dovuto accettare la falsità dell'affermazione: tutti i cigni sono bianchi. Il contrario, afferma Popper, avviene con teorie e modi di vedere quali la psicoanalisi ed il marxismo. In essi si ottengono facilmente le conferme, a patto di vedere le cose alla luce delle suddette teorie. La chiave di questa analisi sempre confermativa è il concetto di interpretazione di un fatto, che può essere fatta sempre in molti modi, compresa quella di comodo confermativa. Allo stesso modo è possibile distinguere la scienza dalla metafisica, che si esprime su problemi come dell'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio, e dalla religione, che si esprime sulla creazione del mondo. Ciò che caratterizza una teoria scientifica, secondo Popper, è quindi la sua capacità di prevedere i fenomeni futuri e la possibilità di essere smentita da un'osservazione che la confuti. L'immortalità dell'anima o la creazione del mondo non sono dimostrabili o confutabili da una osservazione e quindi non sono teorie scientifiche. Come si può notare, secondo la concezione di Popper, è impossibile essere sicuri della verità di una teoria scientifica, la quale è sempre sottoposta alla possibilità che una osservazione la falsifichi. Al contrario, una teoria non scientifica è in grado di non essere falsificata mai per la sua capacità di poter fare una interpretazione di comodo dei fatti o per l'impossibilità di una verifica sperimentale delle sue affermazioni. È importante notare che secondo questa concezione la matematica e la logica non rientrino nell'ambito della scienza, essendo anch'esse non falsificabili. Popper, contrariamente a quanto ci si possa aspettare, pur distinguendola dalla scienza, dava una certa importanza alla metafisica, vista da lui come un buon metodo euristico di formazione delle idee ed ipotesi scientifiche. Il falsificazionismo ha come conseguenza interna che non è esso stesso una teoria scientifica. Infatti, alla domanda: è falsificabile il falsificazionismo? Non si può che rispondere negativamente, dato che non esiste alcuna osservazione sperimentale che possa confutare questa teoria. Un altro possibile problema può essere spiegato da un esempio pratico. L'affermazione "i miei occhi sono blu" dovrebbe essere considerata un'affermazione scientifica, poiché falsificabile da un'altra persona che verifichi il colore dei miei occhi. Nell'ambito della conoscenza scientifica, dunque, rientrerebbero anche affermazioni ed enunciati che comunemente si ritiene non abbiano una valenza scientifica. Il falsificazionismo fu uno dei criteri che spinse alcuni giudici degli Stati Uniti a vietare l'insegnamento del creazionismo nelle scuole pubbliche perché non falsificabile e quindi non scientifico. Thomas Kuhn, uno storico della scienza americano, criticò l'analisi effettuata da Popper introducendo il concetto di slittamento di paradigma in la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Egli si allontana nettamente da Popper, ribaltando il suo modo di vedere. A suo avviso, infatti, una comunità scientifica non si costituisce sulla base di una metodologia falsificazionista, ma parte dall'accettazione acritica e dogmatica di un modo di pensare, cioè un paradigma. Ne deriva una visione totalmente opposta rispetto al filosofo austriaco, anche per ciò che riguarda la figura dello scienziato. Da critico dalla mentalità aperta quale era per Popper, diventa un dogmatico che accetta in modo pregiudiziale un modo di pensare. Gli scienziati non mirano neanche, di norma, ad inventare nuove teorie, e anzi spesso si mostrano intolleranti verso quelle inventate da altri. Kuhn, inoltre, pone l'accento sugli elementi di origine psicologica e sociologica nella scelta dei principi teorici. Kuhn divise il processo scientifico in due fasi: la scienza normale e la scienza straordinaria o rivoluzionaria. Durante la prima fase la maggioranza degli scienziati lavora sulla base di quello che chiama il corrente paradigma accettato dalla comunità scientifica, seguendo le idee di Popper sulla falsificabilità. A questo punto, dice Kuhn, si vengono a creare delle anomalie all'interno del paradigma comunemente accettato e si trovano dei fenomeni che i modelli accettati dalla comunità scientifica non sono in grado di spiegare. Quando si accumulano abbastanza anomalie, alcuni scienziati iniziano a lavorare nell'ambito della cosiddetta scienza straordinaria. In questa fase si riconosce l'impossibilità ad utilizzare i vecchi modelli per spiegare la realtà e se ne ricercano di nuovi, per quanto la maggior parte di essi sia destinata ad essere confutata. Alla fine, tuttavia, viene creato un nuovo paradigma, e quello vecchio viene eliminato. Un esempio ed una dimostrazione di questa teoria può essere il passaggio dalla fisica newtoniana,
deterministica, alla fisica quantistica, probabilistica. Kuhn, quindi, arriva alla conclusione che se fosse solo il semplice falsificazionismo ciò che distingue la scienza dalla non scienza, nessuna teoria potrebbe resistere a lungo, poiché tutte le teorie hanno delle anomalie al loro interno. Analizzando a fondo il passaggio tra il vecchio paradigma ed il nuovo, Kuhn formalizzò un nuovo principio di demarcazione. Un nuovo paradigma viene comunemente accettato quando è in grado di risolvere meglio i problemi rispetto al precedente paradigma. Di conseguenza, ciò che differenzia la scienza dal resto della conoscenza è la sua capacità di prevedere i fenomeni e la sua capacità di dare soluzioni a problemi sempre nuovi, pur non negando le soluzioni precedentemente trovate per altri problemi. Questa concezione della demarcazione, detta autoritarismo elitario, tuttavia, può trovare dei problemi in quegli ambiti in cui le normali vie della scienza non possono essere utilizzate per vari motivi. Ad esempio, nel valutare i risultati di meteorologia o di medicina da un lato e di astrologia dall'altro è facile riscontrare degli errori nelle previsioni di queste discipline. Paul Feyerabend, con il suo approccio democratico e anarchico alla formazione della conoscenza, portò queste considerazioni alle loro conclusioni estreme. Secondo il filosofo della scienza, quest'ultima non ha alcuna superiorità e non è possibile dare una particolare autorità alle scoperte degli scienziati. La sua posizione è stata definita come anarchismo epistemologico. Feyerabend, infatti, era convinto dell'inesistenza di un qualsivoglia metodo della scienza che la differenzi dagli altri tipi di conoscenza. Nel corso della storia, infatti, ogni regola è stata violata almeno una volta nella formulazione di una teoria scientifica. Queste violazioni, però, non sono considerate sviste o difetti nel processo di determinazione della teoria, rappresentano proprio la condizione necessaria all'avanzamento delle conoscenze scientifiche. Insieme a Imre Lakatos, che definì scherzosamente amico e compagno nell'anarchismo, arrivò alla conclusione che la scienza non è indipendente dal resto della conoscenza umana, ma ne è strettamente connessa, così che la verità o la falsità di tutte le questioni e le teorie non possano essere analizzate unicamente sotto un punto di vista empirico, dovendosi rifare ad assiomi e principi. Ne deriva un'insolubilità del problema della demarcazione, poiché non esistono teorie che siano epistemologicamente superiori ad altre. Per Feyerabend, cioè, la caratteristica fondamentale della scienza è il suo rifiuto di ogni dogmatismo, che si traduce nell'apertura ad ogni metodologia. In questo senso può essere compresa la definizione di anarchismo epistemologico del suo pensiero. Un esempio in questo senso può essere dato dai teorici delle stringhe che non potrebbero godere dello status di scienziati a causa della difficoltà di definire e realizzare esperimenti che verifichino o falsifichino la teoria. Imre Lakatos, tuttavia, si dimostrò più cauto e meno estremista riguardo a questo problema. Il filosofo ungherese, infatti, spostò l'attenzione dalla teoria stessa ai metodi che ne hanno permesso la formulazione. Secondo Lakatos, infatti, davanti ad una sperimentazione che contraddica la teoria è possibile tentare di salvarla con una piccola correzione, atteggiamento proprio dello scienziato conservatore, o cercare una nuova teoria. Tuttavia non è all'interno della teoria stessa che si deve ricercare la sua scientificità, ma nei metodi utilizzati. Lakatos, infatti, critica il falsificazionismo affermando che un'osservazione non falsifica automaticamente una teoria. Essa può al massimo mettere in luce l'incoerenza di fondo presente tra la teoria ed i fatti sperimentali. Da qui, poi, si dipartono le due possibili strade della modifica o della sostituzione della teoria. In realtà, nel pensiero del filosofo, questo criterio non è mai utilizzato nel giudicare di una teoria, ma viene sempre usato per paragonare due teorie contrapposte. Un esempio di modificazione di una teoria in seguito ad osservazioni che la falsificherebbero è la scoperta del pianeta Nettuno, avvenuta il 23 settembre 1846, in seguito all'analisi delle differenze tra l'orbita teorica del pianeta Urano e quella effettivamente osservata. Il problema della demarcazione, quindi, si riduce all'analisi della continuità delle teorie scientifiche, cioè alla distinzione tra quei metodi di ricerca che Lakatos definisce programmi regressivi e quei metodi che permettono un avanzamento, definiti programmi progressivi. Lakatos, infatti, definisce programma di ricerca il nucleo di una teoria, il quale è circondato da ipotesi ausiliarie, che hanno il compito di difendere il nucleo della teoria. Queste ipotesi ausiliarie, in precedenza criticate perché definite ipotesi ad hoc, hanno un valore positivo nel pensiero di Lakatos. Ciò che differenzia un programma progressivo da uno degenerativo è la moltiplicazione in quest'ultimo di ipotesi senza che si raggiungano ulteriori avanzamenti nella spiegazione dei fenomeni naturali. In questo senso il marxismo, già criticato da Popper,
Perde la sua scientificità non perché impossibile da falsificare o non falsificabile, ma poiché dinanzi alle anomalie i marxisti non hanno modificato la loro teoria. Nello scegliere tra due differenti teorie, dunque, è necessario analizzare i metodi utilizzati e i principi da cui si è partiti. È bene puntualizzare l'esistenza di due premesse a questo suo discorso, già presenti in Popper. Nessuna teoria può offrire la certezza della sua assoluta verità. Anche i principi che costituiscono la base empirica di un sistema sono in realtà frutto di una teoria, avendo così anch'essi una forte valenza ipotetica. In conseguenza a queste considerazioni, appare ovvio che la scelta di un sistema piuttosto che un altro ricade sempre meno nell'ambito della razionalità, risultando essere determinata o fortemente spinta da aspetti di natura differente, in particolare socioculturale. Il giudizio su un determinato programma di ricerca, dunque, è relativo al momento storico in cui si sviluppa, e perde di assolutezza. Dunque nessuna sperimentazione può perentoriamente segnare la fine di una teoria. Deve esistere necessariamente un movimento scientifico storico che ne determini la cessazione definitiva tramite la costituzione di una nuova teoria. Un ulteriore tentativo di dare la soluzione a questo problema giunge anche da Larry Laudan che, partendo dai concetti di paradigma e programma di ricerca, propri rispettivamente di Thomas Kuhn e di Imre Lakatos, giunge alla definizione del concetto di tradizione di ricerca. Questo concetto esprime, secondo il filosofo, l'insieme delle indicazioni per costituire e per procedere alla formazione delle teorie scientifiche date dalla comunità degli scienziati in un dato momento storico. Esisterebbero, cioè, degli imperativi ontologici e metodologici propri di una determinata epoca. Questi ultimi, poi, rappresentano la demarcazione tra le teorie definite scientifiche e quelle che sono considerate non scientifiche. Ad esempio, se un fisico nel periodo di René Descartes avesse parlato di azioni a distanza o forze che agiscono a distanza, come la forza di gravità, sarebbe stato sicuramente accusato di non scientificità, vista l'avversione di Descartes nei confronti di forze agenti a distanza. O ancora un marxista che fa riferimento ad idee che non sorgono in risposta a strutture economiche, verrebbe apostrofato come non scientifico. Questo perché, all'interno di una certa tradizione, sono presenti principi e idee metafisiche, e porsi in contrasto con essi è rifiutare questa concezione. Questi esempi vogliono evidenziare come, in un determinato momento storico, determinate ipotesi o metodologie non vengano considerate scientifiche, mentre in altri contesti possano esserlo. Queste considerazioni, pur ponendosi sulla scia già percorsa da Kuhn, se ne allontanano risultando essere più flessibili. Secondo questa teoria, infatti, non si nega la possibilità che possano coesistere in un determinato momento storico più teorie rivali e, spesso inconciliabili tra loro, con consistenti gruppi di sostenitori. Con Laudan si perde ogni criterio assoluto. Esiste solo il criterio pragmatico dello scegliere la teoria che meglio spiega i fenomeni naturali, o che risolve quelli che al momento sono i più importanti e pressanti. Per quanto riguarda la situazione attuale è possibile suddividere le diverse concezioni su questo importante problema, in tre correnti principali: il positivismo militante, l'anarchismo epistemologico, l'autoritarismo elitario. La corrente positivista si differenzia dalle altre per il suo credere nell'esistenza di una realtà oggettiva che la scienza si propone di svelare. Ne deriva una visione secondo cui la conoscenza umana si avvicina asintoticamente alla conoscenza di questa verità unica ed assoluta. L'anarchismo epistemologico e l'autoritarismo elitario, invece, si ritrovano nella negazione di questa verità assoluta e conoscibile in modo univoco da parte dell'uomo. Queste due correnti di pensiero differiscono per il motivo che considerano fondamentale per lo sviluppo e diffusione di una teoria, e quindi, suo riconoscimento come scientifica, secondo l'anarchismo epistemologico la creatività e la capacità di argomentare, secondo l'autoritarismo elitario l'autorevolezza della fonte. Attualmente i criteri per la demarcazione tra la scienza e la non scienza variano a seconda dell'ambito scientifico preso in considerazione scienze naturali, scienze sociali, matematica o logica. Esistono, comunque, dei criteri comunemente accettati per assegnare lo status di conoscenza scientifica. 1. Formulazione di ipotesi che soddisfino i criteri di contingenza, verificabilità e falsificabilità, oltre al criterio empirico e pratico, strettamente connesso con i precedenti, di testabilità. 2. Soddisfazione del criterio dell'evidenza empirica. 3. Usare il metodo scientifico. Esistono, tuttavia, altri criteri di demarcazione che rientrano nell'ambito della ricerca. 1. Parsimonia, cioè l'utilizzo del minor numero di ipotesi per spiegare un fenomeno, il cosiddetto rasoio di Occam. 2. Consistenza,
cioè la mancanza di contraddizioni logiche e la capacità di spiegare anche i fenomeni precedentemente osservati e spiegati in altro modo. 3. Pertinenza, cioè la capacità di spiegare il fenomeno osservato. 4. Testabilità e falsificabilità, cioè la possibilità di testare e confutare la teoria. 5. Riproducibilità, cioè la capacità di fare previsioni che possano essere testate da ogni osservatore, anche in un futuro indefinito. 6. Modificabilità e dinamicità, cioè la possibilità di essere modificata in seguito a nuove osservazioni. 7. L'assunzione che le precedenti teorie siano approssimazioni, e la possibilità che lo stesso sia detto da una futura teoria. 8. L'incertezza di tale teoria, che dunque non assume un valore di verità assoluta. Solitamente una teoria che non soddisfi tutti questi criteri non rientra nell'ambito della scienza. Come si può notare dalla storia del problema della demarcazione, vari filosofi si sono succeduti nel tentare di risolverlo. Le loro soluzioni sono estremamente discordanti, dalle proposte popperiane, che, con la formulazione del criterio logico di verosimiglianza, poi dimostratosi autocontradittorio, finiscono per pretendere una sorta di governo logico dell'evoluzione della scienza, all'anarchismo epistemologico di Feyerabend, il quale arrivò addirittura a porre sullo stesso piano della scienza la mitologia come primo tentativo coerente di spiegare la natura attraverso il mito. Le forti difficoltà che si incontrano nel tentativo di definire un criterio assolutamente univoco, accettato e valido, di demarcazione tra scienza e pseudoscienza, hanno aperto la strada all'idea che, perduto il valore che veniva accordato alla concezione classica della conoscenza delle cause e degli effetti del divenire, che era considerata certa e incontrovertibile, la scienza stessa assuma un valore di contingenza derivante dal suo dipendere da una determinata situazione socio-culturale. Bisogna trattare con indulgenza i programmi emergenti. Questi possono richiedere anche decenni prima di spiccare il volo e portare a progressi in ambito empirico. La critica attraverso la confutazione non costituisce, come è sembrato a Popper, una rapida demolizione delle teorie. Critiche rilevanti sono sempre costruttive. Non c'è confutazione senza una teoria migliore. Kuhn si sbaglia nel pensare che le rivoluzioni scientifiche siano cambiamenti improvvisi e irrazionali di prospettiva. Ad un attento esame sia gli esperimenti cruciali di Popper che le rivoluzioni kuhniane si rivelano miti. Ciò che normalmente accade è che i programmi di ricerca fruttuosi sostituiscono quelli inconcludenti. Il problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza ha pesanti implicazioni anche per l'istituzionalizzazione della critica. La teoria di Copernico fu bandita dalla Chiesa cattolica nel 1616 perché si riteneva fosse pseudoscientifica. È stata tolta dall'indice nel 1820 perché a quel tempo la Chiesa ritenne che i fatti l'avessero confermata abbastanza e pertanto divenne scientifica. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico nel 1949 dichiarò la genetica mendeliana pseudoscientifica e fece perseguitare i suoi sostenitori, come l'accademico Vavilov, nei campi di concentramento. Dopo la morte di Vavilov la genetica mendeliana venne riabilitata, ma il diritto del partito di decidere ciò che fosse scienza pubblicabile e ciò che fosse invece pseudoscienza da punire, venne mantenuto. Ma anche l'establishment liberale occidentale esercita il diritto di negazione della libertà d'espressione su ciò che considera pseudoscienza, come si può vedere nel dibattito su razza e intelligenza. Tutti questi giudizi erano inevitabilmente basati su una qualche forma di criterio di demarcazione. Ed è per questo che il problema della demarcazione tra scienza ed altre forme di conoscenze non è uno pseudo-problema dei filosofi da salotto. Ha gravi implicazioni etiche, politiche, economiche e sociali. In passato ci sono stati diversi esempi di conoscenze e teorie dapprima considerate scientifiche e accettate da tutti, per poi essere relegate nell'ambito delle pseudoscienze. Alcuni esempi sono l'astrologia, la chiromanzia, l'alchimia, la frenologia e la fisionomica. Si sono avuti, tuttavia, anche passaggi di conoscenze da un ambito strettamente popolare e pieno di superstizione ad uno più propriamente scientifico. Alcuni esempi di tali passaggi sono l'etologia, l'agronomia e la teoria della deriva dei continenti, formulata nel 1912 da Alfred Wegener, che quando la formulò fu definita delirante, ma oggi universalmente accettata. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.